In questo video voglio parlarti dell'Xviv U5, un set composto da ricevitore, trasmettitore e microfono lavalier, che è quello che stai sentendo adesso. Nel video ti mostro come funziona, ti spiego le caratteristiche e ti racconto qualcosa che può essere molto interessante. Iniziamo! Prima che tu possa dire guarda, ho messo il microfono esterno, non sa come microfonarsi, buh, buh. Prima che tu possa dire questo, sì, l'ho fatto di proposito, so bene come si microfona un microfono, scusa il gioco di parole, per video, ma l'ho messo esterno in modo che tu possa vedere dov'è il microfono, ok? Ovviamente quando si microfona per fare un video serio lo si mette all'interno. Chiarito questo, perché sono sicuro che arriva il genio della situazione e dice guarda, l'ha messo male, buh! Allora, ho subito voluto chiarire. Benissimo. Allora, prima di iniziare a raccontarti tutte le cose bellissime che questo microfono formato da questo set formato da trasmettitore, ricevitore e microfono lavalier, ti voglio far vedere l'unboxing. Adesso voglio mostrarti tutte le funzionalità, tutti i tastini, tutte le manopoline del ricevitore e del trasmettitore in modo tale che tu sappia tutte le potenzialità di questi strumenti. Allora, iniziamo con il ricevitore, ok? Per accenderlo ci basta tenere premuto questo switch laterale e in un secondo si accende il display. Switch laterale che se premuto nell'altro verso così ci permette di bloccare tutto in hold, in modo che quando lo teniamo per esempio in tasca o da qualche parte qualsiasi tasto premiamo non succede nulla. Sblocchiamolo. Qui abbiamo la porta USB che purtroppo non è C ma è la vecchia porta USB. Qui sulla parte frontale abbiamo queste due manopoline che altro non sono che i volumi. Come vedi sta salendo e scendendo il volume. Questo sia per il canale 1 che per il canale 2. Ok? Dopodiché c'è questo switch tra mono e stereo che ti permette di fare una registrazione mono laddove tu hai un unico microfono collegato o stereo laddove tu hai due canali e quindi magari due voci e sul left c'è una voce, sul right c'è un'altra voce. Ok. Qui abbiamo il cavetto, qui abbiamo la possibilità di collegare il cavetto alla macchina fotografica o al registratore, dove ci pare. Questa qui è la cold shoe per collegarla alla macchina fotografica, ma in realtà, come vedi, c'è anche la possibilità di collegarlo magari a uno stativo, a un dove ti pare. Qui abbiamo il pannello a LED
che ha una buona risoluzione e in realtà qui possiamo scegliere il canale. Come vedi possiamo collegare fino a 6 dispositivi, quindi io ho scelto canale 1, canale 2, anche se userò soltanto il canale 1, e questi qui in basso sono i tasti per il mute, ok? Quindi per mettere in muto tutto. Questo qui è il canale 2, ma possiamo scegliere, come dicevo prima, fino al canale 6. Ok, io lo tengo canale 1, canale 2, ma come ti dicevo in questo video ho un solo ricevitore, un solo trasmettitore, quindi utilizzerò soltanto il canale 1. Ok, questo qui è il ricevitore. Per spegnerlo ci basta tenere premuto questo tastino e si è spento. Questo invece è il trasmettitore. Si accende nello stesso modo, quindi teniamo premuto e si accende il display. Allo stesso modo, se lo tiriamo su, va in modalità hold, quindi qualsiasi tasto premi non succede nulla. Se vuoi spegnerlo, tiri giù e si spegne. Nella parte posteriore c'è questo gancio abbastanza solido che serve appunto a mantenerlo alla cintura o dove ti pare. Sul lato abbiamo sempre la porta USB che non è USB-C e diciamo abbiamo questo pannello LED, anche questo molto, molto ben visibile. Qui colleghiamo il microfono inserendolo e girando, per cui non si strappa, non viene via. Sul pannello frontale invece abbiamo il primo tasto, questo qui è la scelta è il muto, ok? Quindi possiamo mettere in muto e possiamo togliere il muto. Dopodiché abbiamo più e meno che servono appunto, come stai vedendo, ad aumentare o a diminuire il gain. Quindi non solo abbiamo il gain sul ricevitore, ma abbiamo anche il gain sul trasmettitore. Questo è molto 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 comodo. Dopodiché abbiamo questo tastino qui che serve per la scelta del canale. Come ti dicevo prima abbiamo fino a 6 canali, per cui possiamo scegliere il canale da abbinare al ricevitore, quindi devono ovviamente lavorare sullo stesso canale. Fatto questo, l'ultimo tasto, come vedi, si accende e si spegne, è per switchare tra mic e line, perché noi possiamo utilizzare sia l'ingresso microfonico che l'ingresso di linea. Ovviamente io utilizzerò l'ingresso microfonico, ma se volessi premere questo tastino starei utilizzando l'ingresso di linea. Ok? E basta, proviamo a spegnerlo. Ok, fatto. Come hai visto dalla confezione escono tutte cose utilissime pronte a farti iniziare fin da subito a registrare con questo microfono. Piccola premessa, io sto utilizzando questo microfono senza nessun tipo di equalizzazione o altro. Quando lo farò lo vedrai in sovraimpressione, ok? Quindi in questo momento il suono è assolutamente pulito. Sto entrando nella fotocamera perché non sto passando dallo Zoom P4, dal Tascam Mixcast 4, da niente. Sto entrando nella fotocamera e se ti interessa ho impostato qui sul trasmettitore meno 6 dB, sul ricevitore meno 3 dB. Magari questa informazione può essere utile per te. Nel tuo caso probabilmente i volumi saranno diversi, ovviamente dipende da 1000 fattori, dalla voce, dalla stanza, dalla macchina fotografica, da qualsiasi cosa. Come hai visto ci sono un sacco di pro e c'è qualche suggerimento che mi sento di dare ai ragazzi di XViv, che tra l'altro ringrazio tantissimo perché mi hanno mandato anche questo prodotto e sono veramente contento di questo prodotto perché suona veramente molto bene. Ovviamente loro non mi hanno pagato, non hanno visto la review in anteprima, non mi hanno detto cosa dire, quindi mi hanno semplicemente mandato questo prodotto in cambio di una review. Chiarito questo, in questo momento ti sto facendo sentire il suono editato, per farti sentire come questo kit suona veramente bene. Mi ha sorpreso tantissimo. Questa posizione, la mia stanza, insomma c'è un po' di riverbero, ci sono rumori che vengono dall'esterno. Questo kit suona veramente bene, ad un prezzo veramente contenuto. Ti lascio i link in descrizione. Mi sento però di dare qualche suggerimento. Il primo suggerimento è la porta USB. È necessario oggi più che mai avere la porta USB-C. Quindi il consiglio che mi sento di dare ai ragazzi di XViv è in una prossima edizione di questo kit mettere la porta USB-C. Altro suggerimento, la frequenza di campionamento hai visto 24 bit, 48 kHz, quindi assolutamente ottima.
Nella prossima edizione di questo strumento, di questo kit, io andrei sui 32 bit floating point, perché quella è la direzione, tantissime altre aziende stanno andando lì, quindi secondo me quella è la direzione. Altra cosa, l'indicatore MIC line, io oltre all'indicatore luminoso, come ti ho fatto vedere, io avrei anche fatto qualcosa sul display, così come sul display non c'è indicatore del segnale. Ovviamente collegato alla fotocamera lo vedi dalla fotocamera stessa. In questo momento io lo sto vedendo dallo schermo che ho qui collegato alla fotocamera, ho un meter con left e right e vedo che il segnale sta andando bene. Però, sai, averlo non tanto qui nel trasmettitore, perché tu il trasmettitore ce l'hai in tasca, non lo vedi, ma sul ricevitore. L'ultima cosa, sarebbe perfetto avere anche una scheda di memoria in modo tale da usare questo come registratore, quindi indipendente da quello. Mi rendo conto che tutte queste modifiche farebbero lievitare tantissimo il prezzo, però io do dei suggerimenti, degli spunti, perché magari un futuro prodotto potrebbe essere veramente il top. Cosa ne penso di questo prodotto? Mi piace tantissimo, mi piace veramente tantissimo. Suona bene, è semplice, è piccolo, è compatto, si collega in un attimo alla fotocamera e ricevitore e trasmettitore si collegano tra di loro in un attimo. Anche il lavalier è di buona qualità, non è il miglior lavalier del mondo, ma mi piace veramente tanto. Tra l'altro una cosa che non c'è nelle specifiche che hai visto in sovraimpressione è che c'è un filtro a 100 Hz sul trasmettitore, quindi di default il suono è pulito in partenza perché c'è un taglio, certo 100 è un po' tantino, io l'avrei fatto a 80, però c'è un taglio sulle bassissime in modo tale da eliminare tutti quei potenziali rumori che potrebbero esserci in un ambiente. Ti consiglio questo kit? Sì. Costa non pochissimo, ma meno rispetto a tanti altri kit, e secondo me suona veramente molto bene. Quindi ottimo lavoro ragazzi di Xviv. Qualsiasi dubbio, domande, curiosità, commenta questo video. Noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!